Benvenuti nel video dedicato alla confezione di questo cardigan realizzato con una maglia di lana. Qui sotto, nella descrizione di questo modello, trovate anche il link per la creazione del cartamodello su misura realizzato con TTCAD L3 oppure L4. La particolarità di questa confezione è la rifinitura del davanti con il nastro canetè al posto della paramontura. Il nastro canetè l'ho utilizzato anche sul fondo invece di farlo con un orlo classico e anche sul fondo delle maniche. È chiuso con degli automatici. Un'altra particolarità di questo cardigan è che non presenta nessuna cucitura sul fianco perché è stato creato il cartamodello con il davanti e il dietro assieme per fare in modo, come in questo caso che ho utilizzato questa stoffa con un disegno geometrico, per dare continuità e non spezzare il disegno. E anche un'altra caratteristica è l'applicazione di questo passante che non presenta nessuna cucitura in vista ma sono nascoste, sempre realizzato con il canetè. Vediamo assieme come confezionare questo cardigan. Il modello è composto da queste tre parti. Ho il dietro e il davanti già unito sul fianco, la manica e il collo. Questi sono cartamodelli al 50% rispetto al modello, quello originale, sempre realizzati con il programma TTCAD. La prima cosa che faccio è quella di andare a trasferire con ago e filo da imbastire doppio questo punto qui, che è il punto del fianco che mi servirà poi per applicare la manica. Entro perpendicolare nel cerchietto, esco da sotto, tiro il filo e lascio alcuni centimetri e lo taglio. Poi vado sempre a trasferire, che poi mi serve per applicare la manica, questi due segnetti, questo segno, l'inizio del girocollo dove ho la spalla e l'inizio del girocollo del davanti, sempre dove ho la spalla. Se volete potete anche trasferire questi due quadratini, però è l'inizio del girocollo che è più importante. Poi per quanto riguarda altri punti non vado a trasferirne altri. Sempre con ago e filo riporto sul tessuto questa linea tratteggiata che mi rappresenta il centro davanti. La riporto in questo modo, entrando ed uscendo sul cartamodello, naturalmente prendendo anche la stoffa sotto. Faccio un punto, qui posso utilizzare il filo singolo e poi taglio. Faccio questi punti, diversi punti lungo questa linea. Non serve partire sul fondo, ma più o meno dove c'è la vita, perché questo poi vi aiuterà per la chiusura. Tolgo gli spilli e separo il cartamodello dalla stoffa, prestando attenzione che il filo rimanga all'interno del tessuto. La stoffa originale del modello è in lana, come vi ho detto, una maglina di lana. Io per realizzare questo tutorial ho utilizzato un cotone. Si vede molto bene qual è il dritto e qual è il rovescio del tessuto. Separo ora le marche e vado a tagliarle a metà. Apro il tessuto. Questo è il dritto del tessuto. Devo unire la spalla del davanti con la spalla del dietro, dritto contro dritto, in questo modo. Blocco con uno spillo la marca con la marca, prestando attenzione che i margini di cucitura qui in alto rimangano allineati. Dalla parte dell'incavo devo prestare attenzione che sia la parte alta che la parte dell'incavo i margini rimangano assieme. Poi prendo il cartamodello, vado a misurare i margini di cucitura che mi vengono segnati, li riporto sul tessuto con il gesso. Io lo riporto con la penna così si vedono meglio. In questo caso basta tracciare una retta dalla marca al primo segno che ho fatto, perché è una linea dritta.
Faccio la stessa identica cosa dall'altra parte, prima blocco con gli spilli, poi imbastisco sulla linea che ho tracciato e cucio a macchina. Poi se avete un tessuto che sfila lo rifinite con la taglia e cuci oppure uno zig zag. Cucito e rifinito le spalle, l'ho fatto col filo in contrasto così si vede meglio. Vado a rifinire il fondo utilizzando il nastro canetè. Nella giacca originale questo è il fondo. Ho utilizzato un nastro canetè alto 4 cm. Vediamo come si applica per avere questo risultato. Questo è quello che si vede sul rovescio e questo sul dritto. Si vede una cucitura. Prima di tutto devo segnare sul fondo del dritto i margini di cucitura che mi vengono riportati dal cartamodello. Io li segno con la biro perché si vede meglio. Voi, mi raccomando, segnateli col gesso o comunque un qualcosa che poi si cancella facilmente. Io utilizzo un nastro più basso per la dimostrazione. Appoggio il margine esattamente sulla linea che ho appena tracciato. Lascio sporgere pochissimo, non mi servono dei centimetri in più, e vado a bloccare il canetè sul fondo con degli spilli. Attenzione a lasciare il tessuto appoggiato sul tavolo. Se utilizzate una maglia di lana o comunque una maglia come ho usato io nel modello originale, attenzione a non allungare la maglia, perché una volta che avete applicato il canetè poi rimane allungata. Devo eseguire una cucitura a macchina qui in alto a 2 mm dal margine del canetè, questo rivolto verso la mia giacchina. Se non siete sicure, imbastitela prima, così rimane ferma e il lavoro è più facile poi con la macchina da cucire. Quindi qui così a 2 mm. Ecco qui la cucitura eseguita. Ora piego il canetè sul rovescio. Il margine, se non oltrepassa il canetè, non vado a rifinirlo, a ritagliarlo, lo lascio così e non rifinisco né con taglia e cuci né zig zag. Piego il canetè verso il rovescio in questo modo. Devo vedere sul fondo, dove c'è la piega, un 2 mm di tessuto, in modo che poi sul dritto il canetè non si deve vedere. Blocco con degli spilli, tutto in questo modo, fino all'altra estremità. Se non vi sentite sicure, lo imbastite qua in alto e poi eseguite una cucitura a macchina qui, sempre a 2-3 mm dal margine. Un consiglio che vi do quando iniziate a piegare il canetè è di iniziare a piegarlo, va bene, da un'estremità, ma subito poi verso la più o meno a metà, quindi sul centro dietro. Poi si prosegue da una parte con gli spilli e dall'altra, perché in questo modo siete sicuri che non vi trascinate la stoffa sotto, perché senza volerlo, soprattutto quando avete un tessuto che è morbido ed elastico, se partite da un'estremità e arrivate all'altra estremità, rischiate di trascinare il canetè in questo modo e quindi vi trovate poi tutte delle ondine sul dritto del tessuto. Questa è la seconda cucitura che ho eseguito e questo è quello che si vede sul dritto del tessuto. Faccio la stessa identica cosa per il davanti, l'estremità del davanti, sia della destra che della sinistra. Prendo sempre il mio cartamodello, misuro il margine e lo riporto sul tessuto.
prendo il mio canetè, io utilizzo sempre questo basso, nel modello invece quello originale per il davanti ho utilizzato un canetè alto 3 centimetri. Qui bisogna fare attenzione, la parte del fondo dove ho già applicato il canetè devo partire lasciando sporgere almeno un centimetro e mezzo di canetè e lo appoggio sempre sulla mia linea che ho appena tracciato con gli spilli. Il procedimento è uguale identico a quello che ho appena fatto per il fondo. L'unica cosa che cambia poi sarà qui in basso. Qui in alto lascio sporgere poco, serve un mezzo centimetro. Ed eseguo la cucitura a macchina qui a 2-3 mm dal margine del canetè. Eseguita la prima cucitura sul fondo, prima di girare all'interno verso il rovescio il canetè, devo piegare verso l'interno il margine che avevo lasciato, il canetè che avevo lasciato che sporgesse. In questo modo avvolgo il fondo, così, e poi piego all'interno verso il rovescio il canetè. In questo modo lo tengo fermo con degli spilli. Anche qui devo vedere sempre un pochino il tessuto che sporge dal canetè, così sul dritto non si vede, non fuoriesce il nastro canetè. Ora devo eseguire la seconda cucitura qui a 2-3 mm dal margine del canetè. Seconda cucitura eseguita. Questo è quello che si vede sul rovescio e questo sul dritto del tessuto. Dall'altra parte bisogna fare la stessa identica cosa. Io per questo tutorial salto questa parte. Questa del canetè sia sul fondo che sul davanti è una buonissima alternativa all'orlo classico e alla paramontura. Quando avete un tessuto che è tipo di maglina, di maglia, questo dà stabilità e anche dà rinforzo al tessuto. Prendo la manica e vado a trasferire sul tessuto con ago e filo questo punto che è molto importante per posizionare correttamente la manica, anche questo segnetto, le due tacchette. Sempre con ago e filo entro perpendicolare, io segno solamente il colmo manica, poi taglio, separo il cartamodello dalla stoffa. Io qui ho realizzato solo una manica, questo è il dritto del tessuto e questo è il rovescio. Piego la manica dritto contro dritto e vado ad unire questo lato prima con gli spilli e poi con l'imbastitura. Riporto sempre i miei margini di cucitura sulla stoffa con il metro e il gesso tutto lungo la retta, poi imbastisco, cucio a macchina e rifinisco i margini con zig-zag o taglia e cuci. Anche il fondo della manica del modello originale l'ho rifinito con il nastro canetè, quello alto 3 cm. Questo è quello che si vede all'interno e questo sul dritto del tessuto. Devo tagliare il canetè con la circonferenza del mio fondo della manica e lasciando 2 cm di margine in più. Io questa ho la mia manica, questa è la misura del fondo della mia manica, questi centimetri ne aggiungo altri 2. Se non vi sentite sicuri perché 1 centimetro di margine è poco, potete lasciarne 3 invece di 2. Lo unisco, il canetè non ha un dritto, quindi
qualsiasi verso va bene, lo unisco ed eseguo una cucitura a 1 centimetro, perché io ho lasciato i 2 centimetri di margine. Se voi ne avete lasciati 3 di margine, lo cucite a 1,5 centimetri. Fate sempre attenzione perché il canetè sfila, quindi non tirate i fili, ma tagliatelo. Lascio i margini aperti, in questo modo. Prendo la mia manica, questa è piccolissima, quindi farò fatica. Voi invece con la manica normale non avete questo problema. La ribalto, la porto sul dritto del tessuto, sul fondo segno i margini che mi vengono riportati dal cartamodello. Quindi questi centimetri li misuro e li riporto sul fondo con il metro e il gesso. Io uso la penna. Tutto attorno alla circonferenza del fondo della manica. Prendo il mio canetè, lo giro sul dritto, così, in modo che la cucitura, i margini di cucitura rimangano sotto, e l'appoggio, lo infilo dentro nella manica, sul dritto della manica, appoggio la cucitura del canetè sulla cucitura del sottomanica e appoggio il margine del canetè sui segni che ho riportato e li unisco, li tengo uniti con gli spilli. Altra cosa che conviene fare è anche quella di, prima di applicare il canetè sul fondo della manica, prendere la manica, piegarla a metà, segnare con il gesso e fare la stessa cosa sul canetè, così si hanno 2 punti di riferimento e si utilizzano prima quei 2 punti e poi si mette assieme tutto il resto del giro. Perché se avete un tessuto appunto come la maglina, si rischia di allungare il tessuto e quindi di non riuscire ad inserire il canetè. Ora vado ad eseguire una cucitura a macchina qui, sempre a 2 mm. Per riuscire a cucire, essendo un cerchio molto piccolo, anche quello della vostra manica, lo ribaltate, vi conviene imbastirlo qua in fondo così lo tenete ben fermo, lo ribaltate sul rovescio, lo tenete così verso l'alto, in modo che il lago della macchina da cucire vi cucia qua in alto e il cerchio del fondo della manica rimane verso l'alto e ci girate attorno. In questo modo riuscite a fare una cucitura su una circonferenza molto piccola. Dopo aver eseguito la cucitura si gira il canetè sul rovescio, si porta in questo modo e come prima si lasciano 1-2 mm di tessuto che sporge dal canetè e si esegue la cucitura a macchina qui in alto a 2-3 mm. Questo lo lascio fare a voi, faccio vedere il risultato finito, che è questo. Questa è la cucitura che si vede esterna e questa è la parte interna. Questa è la cucitura del canetè messa assieme con la cucitura della manica. Una volta che avete finito, completato la manica, prendete la vostra manica e l'applicate sul corpetto. Nella descrizione di questo video c'è anche il link per il video tutorial come applicare una manica a giro. Io qui ve la faccio vedere velocemente. Dovete avere il corpetto rovescio. Attenzione che c'è una manica destra e una manica sinistra. Queste tacchette qui vi servono per riconoscere la parte che va applicata sul davanti e la parte che va applicata sul dietro. Dove avete una tacchetta è l'incavo, è la curva che va applicata sull'incavo del davanti e dove ci sono le 2 tacchette invece sull'incavo dietro. Perciò avete una manica destra e sinistra. Nel mio caso questa è la manica destra. La giro sul dritto del tessuto. Questo è l'incavo destro, la prendo, la porto da sotto in questo modo, ho le 2 aperture,
ho l'incavo e il giro della manica che mi guardano verso l'alto. Vado a bloccare subito il colmo manica, la marca che ho segnato, con la cucitura della spalla del mio corpetto e metto margine contro margine in questo modo e unisco con degli spilli. Il secondo punto da unire è la marca che avevo segnato sul corpetto con la cucitura della manica. Mi giro tutto il lavoro perché devo avere sempre rivolto verso di me la manica. Il lago, lo spillo per bloccare le due stoffe, deve incontrare sempre per primo la manica. Metto la cucitura con la marca e margine contro margine. Quando ho bloccato questi due punti, inizio partendo dal basso, tenendo in questo modo il lavoro e girando, proprio lo tengo girato così, in questo modo, margine con margine e giro così, metto tutti gli spilli. Attenzione a non allungare la manica deve essere sempre morbida. Poi dall'altra parte c'erano anche gli altri segni da bloccare sulla manica. Sul video completo vi faccio vedere anche quello. Qui è più velocizzato, diciamo, l'applicazione della manica. Qui mi interessava per farvi vedere la rifinitura del fondo con il canetè e il punto di riferimento da mettere assieme nel sottomanica. Quando ho bloccato con tutti gli spilli, segno i margini di cucitura che mi vengono riportati dal cartamodello, che si possono fare anche prima questi, tutto attorno con il gesso, faccio una cucitura a macchina e poi rifinisco con zigzag o taglia e cuci. Quando inizio a cucire a macchina io parto sempre un po' prima rispetto alla cucitura del sottomanica, 1,5 centimetri prima, qui così. Manica applicata. La stessa identica cosa bisogna fare per quanto riguarda l'altra manica. Io prendo il collo e trasferisco sul tessuto solo uno di questi due punti, o questo, ne basta solo uno. Quindi entro perpendicolare, faccio uscire da sotto e taglio il filo. Tolgo gli spilli dal cartamodello. Tolgo anche il cartamodello, separo le stoffe e taglio il filo. Questo è il mio collo, lo piego a metà, dritto contro dritto, in questo modo. Tengo verso l'alto il segno della marca, blocco con degli spilli entrambe le estremità. Riporto sul tessuto i margini di cucitura che mi vengono indicati dal cartamodello, tutto attorno qui, e poi faccio la stessa identica cosa sull'altra estremità. Poi vado a imbastire e cucire a macchina. Quando cucio a macchina mi fermo però dove ho la marca, quindi parto dalla piega e mi fermo qui in entrambe le estremità, perché così è più semplice poi applicare il collo sul corpetto. Cucite le estremità, ho anche tagliato il margine dove ho cucito, ho lasciato solo mezzo centimetro. Su uno dei due lati mi segno sul dritto del tessuto i margini che mi vengono riportati. Tutto lungo il lato, piego il margine verso il rovescio del tessuto. Prima lo blocco con degli spilli, qui sulla piega devo vedere il segno del gesso, e poi faccio anche un'imbastitura per tenere il margine bloccato. L'altro margine invece lo segno sul rovescio del tessuto, sempre tutto lungo il giro del collo. Voi segnatelo per bene con delle righette più vicine. Poi prendo la mia giacca,
Io ho messo solo il canetè, ho rifinito solo questo lato non ho fatto niente, ma mi raccomando, voi dovete averlo rifinito. Io lo giro semplicemente all'interno i margini per avere la lunghezza giusta del girocollo. Trovate la metà del girocollo dietro unendo spalla con spalla, cucitura con cucitura, la piega che si forma è il centro dietro, lo segnate con il gesso. Anche il vostro colletto lo piegate a metà, la piega che si forma sul margine dove avete appena segnato i trattini, fate un segnetto. Prendete la giacca e la tenete sul dritto con la schiena verso di voi e unite il segnetto che avete appena fatto sul collo con il centro dietro, la metà, e margine con margine. Poi unite subito la parte del davanti con il margine del collo. Fate attenzione che ho lasciato questo centimetro aperto perché si va bene col margine verso l'interno del collo e lo appoggiate sulla piega del vostro davanti. Fate la stessa identica cosa sull'altra estremità e poi bloccate tutto il vostro collo attorno al girocollo, prima con gli spilli, poi dove avete il segno del vostro gesso imbastite e cucite a macchina. Cucito il collo sul girocollo del corpetto. Questo è quello che si vede dalla parte del collo e questo dalla parte della giacchina. Nel modello originale qui ho tagliato il margine e ho lasciato solo 1 centimetro, non va rifinito. Qui vi ricordo che è meglio fare un'imbastitura. Partendo dal centro dietro, qui porto il mio margine del collo sulla cucitura che ho appena eseguito, in questo modo, e vado a bloccarlo con gli spilli. Qui fate attenzione che rimanga tutto all'interno, in questo modo, rimane tutto bello pulito. Quando ho bloccato tutto quanto con gli spilli potete imbastire. Io ho fatto un sottopunto qui sotto a mano con il filo naturalmente dello stesso colore, partendo da un'estremità e arrivando sull'altra estremità. Ve lo faccio vedere con un filo in contrasto così si vede un pochino il punto come l'ho eseguito. Il filo deve essere singolo quando si fanno questi punti. Parto qui così, naturalmente su quello originale sono partita da un'estremità e sono arrivata dall'altra parte. Prima di tutto vado a saldare qui sotto dove c'è la cucitura, quindi vado 2 o 3 volte, entro ed esco con l'ago in modo da bloccare il filo, poi prendo dentro sempre dove c'è la cucitura del collo qualche filo e prendo dentro qualche filo sulla piega del collo, in questo modo. Poi vengo giù perpendicolare, quindi dritta, e prendo dentro ancora qualche filo del corpetto e sulla piega del collo, in questo modo. In questo modo vedete che ho il filo in contrasto ed è anche grosso, però non si vede niente. Con il suo filo in tinta non vedete proprio assolutamente niente. Questo è come si presenta il collo sul rovescio dopo aver fatto il sottopunto. E questa è la parte del dritto. L'ho piegato con la stiratura, anche mi sono aiutata in questo modo. Questa è dalla parte sinistra e questa dalla parte destra. Per completare la giacchina io l'ho chiusa con un bottone automatico. Il bottone automatico, quello originale, era questo, con una dimensione di 2 centimetri e mezzo. Per applicare gli automatici, ecco qui, ho applicato per prima quello dalla parte destra.
in questo caso sarebbe questa, e l'ho appoggiato, come si vede, sul canetè. E poi sono entrata per i buchini. Fate conto che ho fatto 3-4 passaggi per ogni buco, e questo è quello che si vede dalla parte del rovescio. Per applicare l'altro ho chiuso in questo modo la mia giacchina. Qui ho le marche che avevo segnato inizialmente, che mi stanno a indicare il centro davanti. Ho fatto coincidere le marche del centro davanti con le marche del centro davanti, così, in questo modo, facendo attenzione che il fondo coincida e anche la parte in alto coincida. Dopo aver applicato l'automatico, ho schiacciato per bene in modo che rimanesse il segno dall'altra parte, oppure potete anche segnare con il gesso la punta dell'automatico, quindi schiacciando laggiù vi rimane il segno, e dove ho visto il segno sono andata ad applicare l'altra parte dell'automatico. Ho fatto anche un'altra cosa però prima. Siccome il tessuto è una maglia ed è molto cedevole, per rinforzare la parte del secondo automatico, quindi quello che si trova a sinistra, sul rovescio vi ho applicato un pezzettino di canetè. Il canetè dovete fare attenzione perché sfila, allora l'ho passato su una fiamma in modo da bloccare l'estremità, altrimenti si possono anche girare all'interno e fargli una cucitura. In questo modo prima ho applicato il canetè nella posizione dove sapevo che andava messo l'automatico, l'ho imbastito attorno e poi ho applicato l'automatico, così l'automatico poi alla fine mi tiene bloccato anche il canetè. Questo è quello che si vede sul rovescio e questo è quello che si vede sul dritto. Per quanto riguardano i passanti per la cintura, ve li faccio vedere su quello originale. Ho utilizzato sempre il canetè, quello alto 3 cm, però li ho messi su in un modo particolare. Vedete che non c'è nessuna cucitura a vista, non si vedono, ed è tutto nascosto qua sotto. Per quanto riguarda la cintura, io non ho utilizzato un cartamodello, questo è l'avanzo, è un avanzo di stoffa, infatti se vedete è anche irregolare, da questa parte è più larga. Questa stoffa poi ha una caratteristica, che dove c'è il taglio si arrotola tantissimo, nella trama si arrotola, quindi non ho rifinito, non ho fatto niente, l'ho lasciato così com'era. Per quanto riguarda la posizione invece del passante, ho fatto in questo modo: ho indossato il mio cardigan, ho messo il cinturino dove volevo che rimanesse, e la parte in basso ho messo uno spillo come riferimento, dove si appoggiava il cinturino sulla parte inferiore ho messo uno spillo. In questo modo ve lo faccio vedere con questo più piccolo. Utilizzo un pezzettino di canetè, indossandolo ho fatto questa cosa qua, ho messo il cinturino, ho visto dove il cinturino mi cadeva, volevo che rimanesse, e nella parte inferiore ho messo uno spillo. Per quanto riguarda la posizione invece nella larghezza, l'ho posizionato esattamente in corrispondenza della cucitura della manica, quindi esattamente dov'è il fianco. Ho tagliato 10 cm di canetè, io adesso utilizzo questo alto 1,5 cm, ma nel modello, quello originale, ho utilizzato quello alto 3 cm. E l'ho tagliato a 10 cm. Ho fatto 2 passanti sui fianchi, 10 cm, e l'ho tagliato. Vi faccio una linea dove vado a posizionarlo, faccio una linea con la penna, così lo vedete bene.
Posiziono l'estremità del mio canetè sulla linea, in questo modo, ed eseguo una cucitura a macchina a 1 centimetro. Qui così, a 1 centimetro verso l'alto. Dopo che ho eseguito la cucitura, taglio il canetè e ne lascio solo mezzo centimetro. Fate attenzione a lasciarne mezzo centimetro perché lui sfila un pochino. Poi porto verso il basso il mio canetè ed eseguo una cucitura a macchina sul segno che ho qui, quello della penna. Quindi a 1 centimetro dalla piega, da questa piega qui. Eseguita la cucitura, porto verso l'alto. In questo modo avete visto che le cuciture non si vedono e il margine rimane all'interno delle due, quindi è rifinito molto bene. Porto verso l'alto il mio canetè, lo distendo per bene, mi faccio un segnetto, voi mi raccomando fatelo col gesso, io lo faccio con la penna, e da questo segno misuro 2 centimetri verso il basso. Io ve li faccio belli grandi così, più ampio, così lo vedete bene. Appoggio l'estremità su questi 2 centimetri che ho appena segnato ed eseguo una cucitura a macchina a 1 centimetro dal margine verso il basso, qui così. Cucitura eseguita. Taglio il margine e lascio mezzo centimetro. Porto il canetè verso l'alto in questo modo ed eseguo una cucitura, lo blocco con gli spilli qui sotto. Qui dovete fare un po' attenzione, infatti con questa tecnica non si possono fare dei passanti piccolissimi, cioè di 2-3 centimetri non ce la fate a fare questo passaggio qui, lì così, e vado ad effettuare una cucitura a macchina qui sotto, qui così, qui a 1 centimetro dalla piega, qui. L'ultima cucitura è effettuata qui sotto, eccola qui. Questo è quello che si vede a lavoro finito, il passante con nessuna cucitura in vista e tutti i margini chiusi dentro e rifinito bene. Questo è quello che si vede sul rovescio del tessuto, queste 4 cuciturine. Bisogna fare la stessa identica cosa dall'altra parte e il vostro cardigan è finito. Spero di esservi stata utile, ai prossimi video, ciao ciao!